Ma in italiano si dice più di o più che? Lo so cosa stai pensando. Quanto è difficile la grammatica italiana. Ciao, io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e su questo canale aiuto studenti come te a fare progressi con il proprio italiano attraverso lezioni di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Nella lezione di oggi parliamo di comparativi. Il comparativo è una struttura della lingua italiana che è presente anche in altre lingue e ci serve per fare un confronto tra due oggetti. Possiamo avere il comparativo di maggioranza, il comparativo di uguaglianza e il comparativo di minoranza. Oggi ci concentriamo sul comparativo di maggioranza, ma le stesse regole che ti spiego oggi valgono anche per quello di minoranza. Prima di cominciare devo dirti due cose. Se ti piacciono i miei contenuti, iscriviti al mio canale. È un piccolo gesto per te, completamente gratis, ma che potrebbe aiutarmi molto a crescere su questa piattaforma. Inoltre, iscrivendoti al mio canale e attivando la campanella delle notifiche, sarai sempre aggiornato sui prossimi contenuti che pubblicherò. La seconda cosa che devo dirti è che puoi scaricare gratuitamente il PDF che riassume i contenuti della lezione di oggi cliccando il link nella descrizione del video. Iniziamo. Quando si usa la preposizione di? Quando diciamo più di? Essenzialmente ci sono due casi. Quando il secondo termine di paragone è un sostantivo e quando è un pronome. Per esempio, i formaggi sono più saporiti delle verdure. O quando abbiamo un pronome, mia sorella è più bassa di me. Analizziamo questi due casi. Abbiamo un primo termine di paragone, i formaggi, un aggettivo, saporiti, e un secondo termine di paragone che è un sostantivo, le verdure. Quindi per fare un comparativo di maggioranza dobbiamo usare la struttura più di, più saporiti delle verdure. Come ti ho detto all'inizio, questa regola vale anche per il comparativo di minoranza. Mia sorella è più bassa di me. Mia sorella è più bassa di me. Qui il secondo termine di paragone è un pronome. E come abbiamo visto, anche con i pronomi dobbiamo usare la preposizione di. Vediamo altri esempi. Il calcio è uno sport più appassionante del golf. Il golf è un sostantivo, è un nome che indica uno sport, quindi dobbiamo usare la preposizione di. Vediamo questo altro esempio. Casa tua è più grande della mia. Casa tua è più grande della mia. Il secondo termine di paragone è un pronome possessivo, mia, e come abbiamo visto, con tutti i tipi di pronomi dobbiamo usare la preposizione di quando usiamo un comparativo di maggioranza o un comparativo di minoranza. Ma in italiano ci sono sempre delle eccezioni. Lo so, a volte queste eccezioni possono far impazzire uno studente straniero, ma io sono qui per aiutarti a comprendere meglio queste regole. Quando c'è una preposizione, usiamo che, anche in presenza di un nome o un pronome. Viaggio più volentieri da solo che in compagnia. In compagnia è un'espressione che significa con altre persone. La parola compagnia è un sostantivo, ma è un sostantivo preceduto da una preposizione, la preposizione in. Dato che abbiamo questa preposizione prima del nome, dobbiamo necessariamente usare che. Luca è più gentile con me
che con te. Anche qui abbiamo una preposizione, essere gentile con qualcuno. Luca è più gentile con me che con te. È vero, il secondo termine di paragone è un pronome, te, e abbiamo visto che con i pronomi si dovrebbe usare di, ma quando abbiamo una preposizione dobbiamo sempre usare che. Quindi, esclusa questa eccezione, per il resto è abbastanza facile. Dobbiamo usare di quando abbiamo un sostantivo o un pronome. Ma quando si usa che? Faccio una piccola pausa per dirti di rimanere fino alla fine perché ho preparato un quiz per mettere in pratica quello che imparerai nella lezione di oggi. Continuiamo. Che si usa quando facciamo un confronto tra due aggettivi. La pizza è più gustosa che salutare, ma si usa anche quando facciamo un confronto tra due verbi. È più piacevole riposare che lavorare. E infine si usa quando facciamo un confronto tra due avverbi. Fa più caldo dentro casa che fuori. Rivediamo questi esempi. La pizza è più gustosa che salutare. In questo caso abbiamo un soggetto e noi confrontiamo due caratteristiche dello stesso soggetto. La pizza è più gustosa che salutare. I due termini di paragone sono due aggettivi, quindi dobbiamo usare che. Giuseppe è più colto che simpatico. Anche qui confrontiamo due aggettivi, due caratteristiche del soggetto di Giuseppe. Vediamo invece un confronto tra due verbi, tra due azioni. È più piacevole riposare che lavorare. È ovvio, no? Quando abbiamo un confronto tra due verbi dobbiamo usare che. Secondo me, ascoltare un podcast è più coinvolgente che leggere un libro. Questo esempio è uguale, abbiamo un confronto tra due verbi, tra due azioni. E infine, come abbiamo visto, usiamo che anche per confrontare due avverbi. Fa più caldo dentro casa che fuori. È meglio parlare chiaramente che velocemente. Anche qui abbiamo due avverbi e usiamo che. Quindi, ora sai esattamente quando si usa che e quando si usa di. Quindi non ci sono altre eccezioni, vero? Purtroppo c'è un'altra eccezione. Prima di disperarti, vediamo insieme questo esempio. Guardo più volentieri i film che le serie TV. Guardo più volentieri i film che le serie TV. Posso immaginare cosa stai pensando. I film, le serie TV, sono due sostantivi, sono due nomi, quindi dovremmo usare di. Perché usiamo che? La regola è che quando abbiamo un confronto tra due sostantivi che non sono il soggetto della frase, usiamo che. Prendiamo l'esempio che abbiamo visto all'inizio di questa lezione. I formaggi sono più saporiti delle verdure. In questa frase abbiamo un soggetto che sono i formaggi. I formaggi sono, abbiamo un verbo, più saporiti delle verdure. Quindi verdure è un secondo termine di paragone, ma in questa frase abbiamo un soggetto, che sono i formaggi. Quindi dobbiamo usare di. Nella seconda frase, guardo più volentieri i film che le serie TV. Io sono il soggetto della frase. I film e le serie TV sono due sostantivi, ma nessuno dei due è il soggetto della frase, perché io sono il soggetto.
Quindi quando abbiamo questa struttura usiamo che anche in presenza di due sostantivi. Facciamo un altro confronto tra due frasi. I libri sono più interessanti dei giornali. I libri è il soggetto della frase e i giornali è un secondo termine di paragone. Quindi usiamo di, perché abbiamo un soggetto. Uno di questi oggetti confrontati è il soggetto della frase, i libri. Leggiamo ora la seconda frase. Mio papà legge più libri che giornali. In questa frase mio papà è il soggetto, libri e giornali sono due sostantivi, ma nessuno dei due è il soggetto della frase, perché il soggetto è mio papà. In questo caso dobbiamo usare che. E siamo arrivati al quiz finale. Come sempre io leggerò la frase e ti darò qualche secondo per completarla. Se hai bisogno di più tempo puoi mettere in pausa il video per pensarci un po' di più. Iniziamo. Per un francese imparare l'italiano è più facile imparare il russo. In questo caso dobbiamo usare che, perché il confronto è tra due verbi. Imparare l'italiano, imparare il russo. Sono due azioni, due verbi, quindi dobbiamo usare che. Le ville sono più costose, appartamenti. In questo caso dobbiamo usare la preposizione degli. Le ville sono più costose degli appartamenti, perché abbiamo un confronto tra due sostantivi. Il secondo termine è un sostantivo, appartamenti. Quindi usiamo la preposizione di più l'articolo gli. La sorella di Fabio è più brava a cucinare, lui. La sorella di Fabio è più brava a cucinare di lui. Il secondo termine di paragone è un pronome, lui, quindi dobbiamo usare di. È meno faticoso nuotare in piscina, nuotare nel mare. È meno faticoso nuotare in piscina che nuotare nel mare. Nuovamente abbiamo due verbi, nuotare in piscina, nuotare nel mare. È un confronto tra due azioni, quindi dobbiamo usare che. Ultima frase del quiz. Nel mio armadio ho più camicie, magliette. Nel mio armadio ho più camicie che magliette. Ti ricordi la regola? È vero, abbiamo due sostantivi, camicie e magliette, ma nessuno di questi due sostantivi è il soggetto della frase, perché io sono il soggetto. Ho più camicie che magliette, quindi usiamo che anche quando ci sono due sostantivi, se nessuno di questi due sostantivi è il soggetto della frase. E siamo arrivati alla fine del quiz e anche alla fine del video di oggi. Puoi usare la sezione dei commenti per scrivere un esempio con un comparativo. Ti ricordo che puoi scaricare il PDF con il riassunto della lezione di oggi e con alcuni esercizi per praticare i contenuti che abbiamo imparato, e ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti neanche un contenuto. Io ti mando un forte abbraccio e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. Alla prossima!